Sono tornato finalmente sulle Dolomiti, questa volta con la neve però, tutto molto più bello ed emozionante. Abbiamo già iniziato a salire, sono già sprofondato 3-4 volte nella neve, ma vabbè, questo è normale. E ci sono già delle tracce interessanti e la giornata promette bene, speriamo. Oggi il primo target era il camoscio e sono riuscito a vederlo purtroppo un po' lontano perché è stato spaventato da persone che sono passate anche con dei cani che abbaiavano. Il camoscio rispetto allo stambecco è molto meno confidente e se si spaventa tende poi a stare piuttosto lontano. La differenza tra maschio e femmina è abbastanza evidente, soprattutto nel periodo invernale, perché i maschi sono molto più grossi, diciamo hanno la parte anteriore più sviluppata della femmina, le femmine sono un po' più snelle. E si possono anche distinguere dalle corna. I maschi hanno l'uncino del corno molto più accentuato, quindi è più uncinato, mentre le femmine hanno l'uncino del corno che tende un po' più ad andare verso il posteriore della femmina. La femmina inoltre è facile vederla con i piccoli, che vengono chiamati capretti, hanno delle corna che sono al di sotto delle orecchie. Gli yearling invece, cioè i camoscini di un anno, hanno il corno che arriva all'altezza dell'orecchio. Poi da lì in poi hanno l'età da 2 anni in su. Il camoscio presenta una membrana interdigitale tra le dita che gli consente di galleggiare sulla neve e questo gli permette di muoversi molto velocemente anche nel periodo invernale. Invece nel periodo estivo le unghie hanno una forma un po' uncinata con un cuscinetto morbido al di sotto dello zoccolo che gli consente di fare una bella presa anche sulle rocce e muoversi quindi agilmente anche sulle rocce. Sono animali particolari e adattati perfettamente alla vita sia nel periodo invernale che in quello estivo sulle rocce. Oggi purtroppo erano un po' lontani, però qualcosa si è fatto. Un altro modo per distinguere il maschio dalla femmina è vedere come si posizionano per urinare. Entrambi si accucciano, ma la femmina quando si accuccia molto di più e si vede l'urina uscire da dietro. In questo caso qui davanti a me c'è un maschio che sta urinando e chiaramente il modo in cui lo sta facendo lo contraddistingue come maschio. Vedendo poi anche tutti gli altri caratteri è proprio un maschio, ma se fosse distante è un metodo per capire se è maschio o femmina in base a come si accucciano per urinare. Iniziata la salita con le ciaspole, la prima fase è stata fatta in motoslitta, è stato divertentissimo, almeno ci ha fatto risparmiare un sacco di tempo. Adesso l'ultimo tratto va fatto per forza a piedi con le ciaspole. La giornata è meravigliosa, speriamo di riuscire a trovare quello che stiamo cercando. Dopo una bella ciaspolata finalmente siamo arrivati in quota. Il paesaggio qua è spettacolare da togliere il fiato, però non siamo qui per il paesaggio, bensì per cercare un uccello tipicamente alpino che durante l'inverno diventa tutto bianco. Sto parlando della pernice bianca. Ora con il nostro accompagnatore seguiremo le tracce per vedere di riuscire a trovarla, perché appunto diventando totalmente bianca si confonde con la neve. Questa è una strategia che attua come difesa dalla predazione. Non è solo la pernice bianca che cambia il piumaggio per diventare bianco, ma anche la lepre variabile e l'ermellino cambiano il pelo nel periodo invernale diventando bianco, così da nascondersi meglio nella neve ed evitare di essere predati da volpi o rapaci. Dopo un lungo girovagare seguendo le tracce, finalmente, grazie al nostro accompagnatore, siamo riusciti a trovare una coppia di pernici bianche bellissime.
Distinguere il maschio dalla femmina non è molto difficile perché la femmina è completamente bianca, mentre il maschio presenta una striscia nera che parte dalla base del becco fino all'occhio. Sono uccelli meravigliosi, è stata un'emozione vederli, non ne abbiamo più viste altre, mi toccherà tornare su ovviamente per fare un altro video, però adesso ci tocca tornare a casa, il tempo è finito. Questa volta però non tornerò giù con la motoslitta, ma scenderò con lo slittino, quindi un po' di divertimento ci sta.